Ciao, vediamo come creare una maglia poligonale con Adobe Illustrator. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Una maglia poligonale non è altro che un insieme di punti collegati da linee rette che possono fare una sorta di sfondo alle nostre grafiche, sfondi diciamo così abbastanza sofisticati che avremo sicuramente visto diciamo così in giro per il web o addirittura nell'offline delle nostre città. Bene, la prima cosa da fare è andare a creare un piccolo cerchio, quindi io vado a selezionare lo strumento ellisse, dopodiché col tasto shift e il click del mouse ne vado a disegnare uno in proporzione, dopodiché lo seleziono, vado a dare come riempimento il colore nero, annullo il colore della traccia bianco e lo vado magari a fare ancora un po' più piccolino di così, a restringere tramite le maniglie dei bordi. A questo punto vado ad aprire dal pannello finestra il pannello simboli e trascino il cerchio appena creato nel pannello dei simboli, dandogli un nome. Chiamiamolo cerchio maglia. Lasciamo tutto di default così com'è, diamolo ok. Abbiamo creato il nostro simbolo e lo vediamo qui dentro. Ora questo non è più una semplice figura, ma è un simbolo che quindi può essere adattato attraverso funzioni dinamiche e massive, come per esempio la bomboletta spray, che è una bomboletta che praticamente spruzza virtualmente, digitalmente dei simboli in modo da riempire uno sfondo con questi simboli e formare una sorta di pattern o comunque di trama omogenea di elementi. Bene, andiamo a cancellare questo simbolo che abbiamo appena creato, tanto l'abbiamo salvato qui nel pannello, dopodiché prendiamo appunto, facciamo doppio clic sullo strumento bomboletta simboli. Andiamogli a dare un diametro abbastanza piccolo, che può essere pure intorno ai 10. Possiamo lasciargli di default queste misurazioni, 8 di intensità e 5 di densità simboli. La densità dei set di simboli è sostanzialmente il numero di simboli che viene sostanzialmente emanato, spruzzato dalla bomboletta digitale. Diamo l'ok. A questo punto vedete che compare subito l'icona del cursore trasformata in icona bomboletta, quindi significa che lo strumento bomboletta è attivo. Teniamo premuto il tasto sinistro del mouse e andiamo sostanzialmente a fare questo lavoro qua. Andiamo a riempire gli spazi in maniera più o meno disomogenea, occupando sostanzialmente buona parte dell'interfaccia. Abbiamo creato i nostri punti. Andiamo a chiamare il livello punti. Ora non dovremo fare altro che legare questi punti tra loro con lo strumento penna, però la prima cosa da fare è andare a espandere tutto questo insieme di punti che in questo momento è selezionato. Questo significa che questi punti sono adesso tutti tracciati e possono essere anche trasformati nello stile in modo molto più semplice. In questo momento è un gruppo, ma noi possiamo anche andare a separarli e lavorarli singolarmente. Per adesso lasciamoli tutti selezionati. Li selezioniamo e CTRL G oppure raggruppa dal pannello elaborazione tracciati. Eccolo qua. Ora andiamo a creare un nuovo livello. Chiudiamo il pannello simboli. Il nuovo livello saranno appunto linee e lo chiameremo così. Selezioniamo lo strumento penna e andiamo a unire tutti i punti creando delle forme chiuse in modo da cominciare a dare un senso alla nostra maglia, quindi alla nostra rete. L'importante è che partiamo dal centro di ogni punto e ci spostiamo verso il centro dell'altro punto. Un'accortezza: ricordiamoci sempre di togliere lo sfondo di riempimento e di attivare soltanto il colore traccia. Per annullare il punto negativo, quindi l'eliminazione di un punto già disegnato e poter ricalcare da sopra un altro punto e continuare così la rete, basta cliccare Shift, il tasto Shift, quindi la freccetta verso l'alto che sta sulla parte sinistra solitamente della tastiera, e il click del mouse in modo da attivare lo strumento penna in questo modo.
Per togliere momentaneamente la penna possiamo cliccare sul tasto P da tastiera in modo da spostarci su un altro cerchio e continuare la creazione della maglia e il collegamento tra i punti. Andiamo a collegare anche i punti che sono esterni all'area di lavoro. Questo perché, ad esempio, ci permette di fare un lavoro del genere, simulare che alcune linee vengano dall'esterno e dare un effetto di dimensione maggiore e più ampia in una visione più completa dell'interfaccia. Bene, a questo punto andiamo a rifinire alcuni dettagli che magari possono rendere ancora più, diciamo così, conforme e lineare il nostro disegno, la nostra grafica. Per esempio, potremmo andare a sistemare un po' con alcuni cerchi che sono fuori asse, tipo questo. Tasto selezione, che cosa faccio? In questo caso porto il punto di ancoraggio e lo sposto più verso il centro. In questo caso posso spostare anche un poco il cerchio verso il centro. Il centro naturalmente deve corrispondere al centro di incrocio tra le varie linee di collegamento. Posso anche lavorare soltanto sulle figure visibili, quindi quelle all'interno dell'area di lavoro visibile. Bene, abbiamo la nostra maglia collegata con tutti i punti e le linee. Adesso andiamo a eliminare i punti che non ci servono, quindi quelli che non è stato necessario collegare. Possiamo anche utilizzare lo strumento lasso, che ci permette di selezionare più elementi sparsi lungo l'area di lavoro, comunque lungo l'interfaccia di lavoro, ancora meglio. Selezioniamo e cancelliamo. Ora selezioniamo il tutto con CTRL A oppure selezionando i due livelli, punti e linee, e andiamo a espandere tramite il menu Oggetto, Espandi. Ok. Ora abbiamo la nostra rete. La nostra rete naturalmente può essere modificata in ogni momento, possiamo aggiungere dei punti, possiamo aggiungere delle linee di collegamento attraverso lo strumento penna e il tasto Shift nel momento in cui incrociamo un negativo tra i vari collegamenti con lo strumento penna. Andiamo adesso ad applicare un nuovo livello e lo portiamo all'inizio. Sarà il livello di uno sfondo completamente scuro, per esempio un rettangolo, che ricoprirà l'intera area di lavoro. Blocchiamo il livello dello sfondo. Adesso dobbiamo naturalmente agire di contrasto e dare un colore chiaro agli elementi che stanno sopra lo sfondo scuro in modo da farli emergere nettamente. Selezioniamo il livello dei punti, andiamo a cambiare il colore di riempimento da nero a bianco. Vedete? Ora selezioniamo il livello delle linee, andiamo a cambiare il colore della traccia, del bordo, da nero a bianco. Ed ecco qua. Naturalmente possiamo fare ulteriori modifiche, ad esempio selezionando il livello delle linee e il pannello della traccia, possiamo andare a dare un diametro ancora più leggero della traccia, quindi lo spessore da 1 a 0,5 punti, ad esempio. Selezionando il livello dei punti, possiamo poi vedere se ci sono delle accortezze da fare, degli accorgimenti da fare, delle modifiche da fare, come in questo caso, nella parte centrale. Quindi che cosa faccio? Vado qui, sposto il punto di ancoraggio, lo sposto verso il centro, quindi vado a unire, e così via, tutte le volte che normalmente ci rendiamo conto che ci sono delle modifiche da fare. Questo lo possiamo fare tranquillamente alla fine, in modo da non impelagarci in un lavoro troppo lungo.
Ed ecco qua il nostro sfondo, che naturalmente possiamo gestire in modo elastico, per esempio dando un livello di opacità, o ai punti o anche alle linee. Bene, ciao, grazie e alla prossima!